Saper fare un buon ragù di carne è sicuramente una cosa che ti dà una marcia in più in cucina. Questo ragù toscano che preparo io, chi lo assaggia dice che è davvero molto buono, per cui ho deciso di condividere come lo preparo. Certo lo so, non ci sarà mai una ricetta definitiva del ragù, per cui non dirò questo mio è migliore di altri. Ti dico solo che è davvero buono. Seguimi in cucina. Inizio prendendo 2 cipolle dorate, ma in realtà vanno bene cipolle di qualsiasi tipo, 2 carote e 3 gambi di sedano. Inizio con le cipolle, le taglio a metà, poi le pelo, infine faccio un taglio orizzontale, tagli verticali e poi le trito in maniera abbastanza grossolana col coltello. Una volta che ho finito di tritarle, le trito nuovamente, ma devono comunque rimanere piuttosto grossolane. Quando ho fatto le metto da parte. Pelo anche le carote, le taglio a striscioline, le taglio a pezzettini in questa maniera, le taglio un pochino più fine ma in maniera che rimangano comunque a pezzi grossi. E infine faccio la stessa cosa con i gambi di sedano. Li taglio per il lungo, poi li faccio a pezzettini e quindi li trito nuovamente, però sempre in maniera piuttosto grossolana. E anche questi li aggiungo alla ciotola degli odori. Adesso che gli odori sono pronti, metto sul fuoco una padella piuttosto larga, aggiungo abbondante olio di oliva e poi, quando l'olio è caldo, metto a soffriggere gli odori. Li mescolo e lascio che si imbiondiscano. Quando sono arrivati a questo punto, devo aggiungere l'aglio. Prendo 2 spicchi d'aglio, li trito, stavolta in maniera leggermente più fine, e infine li aggiungo alla padella e lascio soffriggere ancora per qualche minuto. Per fare il ragù qui in Toscana è obbligatoria una pentola di coccio come questa. E sulla fiamma da gas va messa una reticella spargifiamma. Ci metto la pentola sopra e travaso nella pentola il soffritto degli odori che ho fatto prima. E mentre il soffritto si scalda prendo una salsiccia. La salsiccia è un ingrediente abbastanza importante nel ragù qui in Toscana. Levo la pelle e poi sminuzzo la salsiccia con le mani all'interno della pentola. Il grasso della salsiccia darà una consistenza e un sapore tutto speciale al ragù. Lascio un po' cuocere la salsiccia in maniera che si imbrunisca. È il momento di aggiungere la carne. Ho preso della carne macinata, misto suino e bovino. E anche questa la aggiungo nella pentola. Mescolo e aspetto che pure la carne inizi a cuocersi. Aggiungo il sale. Non ne metto moltissimo, se poi più avanti mi sembrerà poco salato ne aggiungerò dell'altro. Un altro ingrediente fondamentale è il vino. Il ragù toscano non si cuoce nell'acqua, non si cuoce nel brodo, si cuoce nel vino. Una volta che ho riempito la pentola fino a coprire la carne, do una bella mescolata e poi appoggio il coperchio in maniera che esca un po' di vapore da qui. Quando il ragù è iniziato a bollire, levo la pentola dal fornello su cui l'avevo messo e la trasferisco su quello più piccolo che ho, che poi metterò al minimo. Come prima il coperchio deve rimanere leggermente aperto. È il momento di aggiungere i pomodori. Prendo alcuni pomodori pelati, quelli di una scatoletta, li sminuzzo con il coltello e poi li aggiungo al ragù. A questo punto mescolo e adesso non resta altro che avere pazienza. Lascerò cuocere il ragù ore e ore, a distanza di un'ora vado a controllare e se come in questo caso mi sembra che si sia asciugato troppo, aggiungo dell'altro vino. Si può andare avanti praticamente all'infinito, secondo me almeno 3 ore di cottura ci vogliono tutte. Più lo fai cuocere, più verrà buono. Sono passate 3 ore, anche 3 ore abbondanti e il ragù mi sembra bello fatto. La densità è quella giusta e a questo punto non aggiungo altro liquido e lo considero fatto. Il ragù è pronto, non resta che fare un assaggio. E con cosa se non con un pezzettino di pane toscano? È buonissimo anche così, per non parlare di tortelli, tagliatelle, per qualsiasi cosa questo ragù è perfetto. Riepiloghiamo le caratteristiche principali di questo ragù. Tanti odori, cipolla, sedano e carota, che io soffriggo prima. Utilizzo carne mista bovina e suina e anche una salsiccia. Si allunga con il vino rosso, si mette poco pomodoro e la cottura più è lunga, più buono sarà il ragù. Spero che questo video ti sia stato utile. Se sì, ti invito ad iscriverti al canale ed attivare la campanella, così riceverai una notifica non appena pubblicherò una nuova ricetta. E ti invito a vedere subito questo video, che troverai sicuramente interessante perché è stato scelto appositamente per te. E alla prossima, ciao!